Se dovessero chiedermi di presentarmi oggi, direi che sono una libera professionista in campo digital, lavoro in proprio con i miei clienti e senza un posto fisso o un ufficio da cui lavorare, potenzialmente potrei lavorare da ovunque. Sempre di più sto trasformando nel mio lavoro anche il mio canale YouTube e i miei contenuti social, e pensare di potermi presentare oggi in questo modo, di poter parlare così di me, del mio percorso, della mia vita, è ancora incredibile, perché fino a poco tempo fa non avrei mai e poi mai immaginato che tutto questo potesse diventare realtà. Oggi voglio rispondere a una domanda che mi è stata fatta tantissime volte e che anche Momo-chan mi ha posto sotto lo scorso video Draw My Life. Ve la vado a leggere. Ti volevo chiedere un consiglio. Come hai superato la paura di esporti quando hai aperto il canale YouTube? Vorrei fare un passo del genere, ma ho molta paura. Ti dico la verità, forse più del giudizio di amici e conoscenti che delle persone sconosciute che potrebbero incappare in un mio video. Come racconto spesso, io ho scoperto YouTube quando avevo 11 anni, tra il 2006, il 2007 e il 2008, più o meno quegli anni lì, quando YouTube veramente era una piattaforma nuovissima e, se vogliamo, sconosciuta ai più o utilizzata solo per ascoltare musica. E proprio ascoltando alcune canzoni dei miei artisti preferiti, tra cui 30 Seconds to Mars, non so se qualcuno in quel periodo ascoltava gli stessi gruppi, ascoltando tutte queste canzoni su YouTube mi sono imbattuta nei primi video degli YouTuber italiani, quelli proprio storici della vecchia scuola, che però sono tuttora attivi oggi, che erano persone che appunto in modo molto genuino e senza pretese iniziavano a caricare i loro video su YouTube. Fin da subito mi sono detta: un giorno voglio farlo anche io. Ecco, quel giorno è arrivato, però praticamente 10 anni dopo, se non di più, perché lo sapete che io ho aperto il mio canale alla fine nel 2018. E qui veniamo al nocciolo della questione, perché come vi ho raccontato io per più di 10 anni ho avuto paura di aprire un canale YouTube, e questa paura mi ha assolutamente impedito di farlo. La paura più grande era proprio quella delle persone invece a me conosciute, quindi soprattutto della famiglia e anche degli amici, dei compagni di classe in particolare. 10, anche banalmente 5 anni fa non si pensava ancora che tramite internet ci si potesse costruire una carriera, un'autorevolezza, una visibilità, e quindi i miei erano assolutamente contro questa cosa. Anche per questo non me la sentivo assolutamente di aprire un canale, nonostante ci pensassi veramente quasi tutti i giorni. È proprio una paura irrazionale che ti prende, che non riesci a controllare, e che io veramente mi sono portata avanti, pensate, fino al mio ultimo anno di studi. Quindi, arrivati a questo punto, immagino che tanti di voi staranno dicendo: caspita, anche io provo le stesse identiche situazioni, ma quindi Fede, come hai fatto a uscirne? Ecco, in realtà ci sono degli escamotage attraverso i quali è possibile uscire da questo mindset, da questo alone di terrore, e di questi trucchetti in realtà ne ho parlato nel secondo video che ho pubblicato sul mio canale, quindi nel lontano gennaio 2018, e si chiama proprio come superare la paura di iniziare qualcosa di nuovo. Un primo consiglio che avevo condiviso all'interno di quel video e che ci tengo a condividervi anche oggi è quello di crearvi un senso di urgenza. Con crearsi un senso di urgenza intendo il fatto di iniziare a riflettere e a prendere consapevolezza sul fatto che certe opportunità, certi treni non durano, non passano per tutta la vita. Ci sono delle opportunità che, se non le cogliamo per tempo, le perdiamo. Ad esempio, un mercato si può saturare. Se vi ricordate, ai tempi della nascita di Instagram era facilissimo crescere organicamente, mentre adesso è molto più difficile. Io stessa, a livello di mentalità, di personalità, non voglio avere rimpianti nella vita, vorrei averne veramente il meno possibile, se possibile non vorrei proprio averne, e quindi l'idea di perdere un'occasione del genere, un'occasione di crescita, di fare anche qualcosa che veramente mi piaceva genuinamente, perché se ti porti avanti una passione per 10 anni molto probabilmente è qualcosa che veramente ti piace, che vuoi fare nella tua vita. Questa è stata proprio la molla che mi ha fatto scattare e che a gennaio 2018 mi ha fatto dire:
ok, lo faccio. Però ecco, ci sono altri due consigli secondo me molto utili che ci tengo a condividervi, e per concludere il video ci tengo a fare una riflessione secondo me molto importante che va addirittura al di là di YouTube, ma è un po' più sul senso della vita e l'approccio che dovremmo avere nella vita, quindi stay tuned perché spero possa essere interessante per voi. Comunque, gli altri due consigli sono creare, oltre al senso di urgenza, anche un senso di invidia. Ovviamente si deve trattare di un'invidia positiva che ci spinga appunto all'azione e non alla procrastinazione. Ad esempio, io guardavo un sacco di creator, un sacco di video, e dentro di me si creava quella sensazione di appunto invidia positiva nel vedere queste persone che partivano da zero, come abbiamo detto a inizio video, come Willwish, come Cleo Makeup, che registravano con la loro webcam e che poi negli anni miglioravano sempre di più. Vedevo veramente una crescita personale e professionale di ogni creator che seguivo su YouTube, che dentro di me mi creava dell'invidia, perché io stessa pensavo, ma caspita, uno, se lo stanno facendo loro, che sono persone normali, perché non posso farlo anche io? Il bello di YouTube è che è veramente qualcosa che potenzialmente può fare qualsiasi persona che abbia voglia di mettersi in gioco su questa piattaforma. E in più mi rendevo conto che sempre di più questa cosa, oltre ad essere un hobby, magari partiva come un hobby, ma poi si costruiva in una carriera. E questo è stato un altro grande fattore che mi ha portato a rendermi conto del fatto che YouTube poteva essere molto di più che un hobby, che una passione, ma poteva aiutarmi a creare una carriera che rispecchiasse i miei sogni. Cercate di circondarvi anche in modo figurato, cioè seguire le persone che stanno facendo il percorso che voi stessi volete intraprendere, e queste stesse persone vi ispireranno a seguire un po' i loro passi, perché più le guarderete più vi renderete conto che se lo sta facendo lui, se lo sta facendo lei, lo posso fare anche io, e guarda quante opportunità sta vivendo questa persona grazie a questo progetto, grazie al fatto di essersi messo in gioco, perché non dovrei poterle vivere anche io? E vi assicuro che poi, una volta iniziati, fatti i primi passi e avendo pazienza e costanza nel lavoro, le soddisfazioni arrivano. E oltre al fatto di farsi ispirare da queste figure che già stanno percorrendo la stessa strada che anche voi volete intraprendere, il mio terzo consiglio è quello di circondarsi di persone che ci supportino il più possibile nelle nostre idee, nei nostri sogni. Che cosa è successo a me nel dicembre 2017, quindi un mese prima di aprire il canale YouTube, che è stato aperto appunto a gennaio 2018? Sono andata a Barcellona con due mie care amiche, Mari e Giulia, e appunto chiacchierando con loro in stanza di un po' di tutto è saltato fuori l'argomento YouTube, e mi sono un po' confidata con loro, e loro in quel momento sono state le persone, forse le prime se ci penso, che mi hanno proprio detto: Fede, ma fallo. Credo proprio che siano state loro un altro piccolo, diciamo, la goccia, ecco, che ha fatto traboccare il vaso e che mi ha fatto pensare: lo devo fare davvero. Mi serviva qualcuno che mi desse un po' il là e mi dicesse: Fede, ci siamo noi, ti supportiamo, qualsiasi cosa succeda, non ti preoccupare perché noi siamo con te. E qui veniamo alla riflessione finale che ci tenevo a condividere con voi, ed è qualcosa che ho capito veramente nel corso di questi ultimi 2 anni e mezzo, 3 anni. L'apertura del canale YouTube ha dato un po' il via a un mio percorso di vita, diciamo un approccio di vita diverso da quello che avevo in precedenza, perché appunto io fino a questa scelta, fino al gennaio del 2018, non ho mai avuto il coraggio di prendere delle decisioni importanti per la mia vita. Sì, ho scelto l'università così e sono felicissima delle scelte che ho fatto, però non ho mai fatto qualcosa di, tra virgolette, controcorrente. E il fatto di aprire un canale YouTube è stato il primo passo che mi ha permesso invece di mettermi nell'ottica che molto spesso nella vita, per realizzare i nostri sogni, che possono essere piccoli o possono essere grandi, bisogna fare delle scelte, e molto spesso è proprio la scelta un po' controcorrente, che sembra controcorrente perché poi in realtà siamo noi a farci mille pare, quando in realtà tante cose sono possibili, fattibili, e nel mondo ci sono tantissime opportunità. Sono proprio quelle scelte che ci portano poi a realizzare i sogni più grandi, quelli che sembrano più lontani, più difficili anche da realizzare. E quindi l'apertura del canale YouTube mi ha proprio introdotto a questo nuovo approccio alla vita, perché io stessa sono nata e cresciuta con l'idea che ci fosse una sola strada, una sola direzione, dettata dai miei genitori, ma a cui non do assolutamente nessuna colpa. La società ci insegna a
crescere, studiare, fare l'università, trovarci un lavoro, mantenere il lavoro, fare carriera, fare una famiglia ed essere felici per tutta la vita. E non è assolutamente nulla di sbagliato, se non che esistono anche altre strade, esistono anche altre possibilità per magari arrivare allo stesso obiettivo o per arrivare a obiettivi diversi, perché non siamo tutti uguali, non tutti hanno lo stesso concetto di felicità e realizzazione nella vita. Nel momento in cui proviamo a trovare la nostra strada e quindi apriamo la nostra mente e il nostro cuore a nuove opportunità, è proprio in quel momento che cresciamo e diventiamo persone migliori, diventiamo la versione migliore di noi stessi, perché stiamo facendo qualcosa di diverso, stiamo facendo qualcosa seguendo il cuore ma anche la nostra mente, perché non sto assolutamente dicendo che le decisioni vadano prese solo di cuore, bisogna anche riflettere, bisogna trovare un buon equilibrio tra cervello e cuore. Non abbiate paura di fare cose nuove, che sia l'apertura del canale YouTube, che sia il viaggio all'estero, che sia provare a fare un periodo da freelance. Ecco, un'altra cosa che io ho fatto nella mia vita che mai avrei creduto possibile, ma l'abbiamo già detto in tanti altri video, è stato abbandonare il lavoro full time, il contratto a tempo indeterminato. Chi mai l'avrebbe pensato? Chi avrebbe detto che avrei avuto il coraggio di fare una cosa simile? Io fino a 6 mesi fa non avrei mai pensato di avere il coraggio di fare questa scelta, ma è da quella scelta lì che io oggi sono una persona cresciuta, sto imparando tantissime cose. Queste cose mi fanno capire che è veramente nel momento in cui prendi consapevolezza di tutte le opportunità che ci sono nel mondo e prendi coraggio nel fare un passo fuori dalla comfort zone che veramente accade la magia. E ci tengo a sottolineare che fare queste scelte non è essere irresponsabili, per quello prima parlavo dell'equilibrio tra cervello e cuore, bisogna sempre essere responsabili nelle proprie scelte, ma non limitiamoci in cose così belle, semplici e che sono vere e proprie opportunità di crescere, come aprire un canale YouTube, come fare una scelta di vita anche diversa, perché se abbiamo consapevolezza di quello che vogliamo fare, di quello che sono i nostri sogni, sicuramente con riflessione, con cuore, faremo le scelte giuste. Grazie mille per essere rimasti fino a questo momento insieme a me. Ovviamente se il video vi è piaciuto io vi invito a lasciare un bel mi piace e un bel commento qui sotto raccontandomi la vostra storia, le vostre paure, se le state affrontando, come state cercando di superarle. Inoltre mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi l'uscita dei prossimi video. Io vi lascio qui accanto altri 2 video che spero possano esservi utili come al solito e nel frattempo vi auguro una splendida giornata.